Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi con mega anteprima. Era da un po' che non portavo un'anteprima sul canale, oggi ho veramente un pezzo bomba. Ed è dentro questa scatoletta, che non perdo tempo e vado ad aprire per rivelarvi il nuovissimo TicWatch Pro 5. L'ultimo arrivato di casa Mobvoi. Come vedete è ancora in celofanato. Non perdiamo altro tempo e andiamo a vederlo insieme. 67 Love. Mobvoi TicWatch Pro 5. Come vi dicevo, l'ultimo smartwatch presentato da Mobvoi. Andiamo a togliere la pellicola protettiva insieme e vediamo cosa ci aspetta. Già la scatola, vedete, form factor leggermente diverso da quelli precedenti, che invece avevano la scatolina quadrata, ma chi se ne frega di questi dettagli, e andiamo ad aprire quello che ci interessa veramente, ovvero la scatola che lo contiene. Ed eccolo qua, ancora spento e con la pellicola protettiva, ma ce l'avrà ancora per poco. Andiamo a rimuoverla insieme e guardate che bello. Lo stile è decisamente riconoscibile perché è molto simile infatti al suo predecessore come linea estetica, però un pochettino più elegante. Guardate che bello e guardate la scocca con i sensori nella parte posteriore, quanto è fatta bene. Prima cosa che ho pensato appena l'ho preso, leggerissimo, come anche il suo predecessore, anche questo qua molto leggero. La scheda tecnica dice anche qualche grammo più leggero. Cinturino in gomma molto ben realizzato, design semplicissimo ma molto elegante con queste ribaditure su tutti gli occhielli, i soliti gancetti rapidi per andare a montare e smontare il cinturino o andarlo a sostituire, e poi appunto nella parte posteriore tutta questa parte di sensoristica coperta da una scocca molto ben realizzata. Lateralmente abbiamo il pulsante d'accensione e la rotellina per la selezione, e frontalmente ovviamente il display. Io direi a questo punto proviamo ad accenderlo, iniziamo a vedere le cose serie. Ecco che si è acceso e ovviamente la prima cosa che mi chiede di fare è andarlo ad accoppiare con un telefono. E togliamoci in questo caso subito un dente. Questo smartwatch funziona grazie a Wear OS 3.5. Il problema di questo sistema operativo è che Google non lo andrà a supportare su dispositivi iOS e questo purtroppo è un punto negativo. Ve l'ho voluto dire subito perché si tratta di un dispositivo che sulla carta promette veramente bene, ma ha questo piccolo difetto che può far storcere il naso a qualcuno di voi, me compreso se devo dirvi la verità, in quanto come forse sapete io utilizzo un iPhone e quindi non avrei la possibilità di utilizzare questo smartwatch. Infatti per fare questa recensione mi sono procurato un telefono Android che è questo Cubot P80, un telefono di fascia bassa che però ha delle caratteristiche interessanti come per esempio 8 GB di RAM, 256 GB di archiviazione e Android 13, così non dovrei avere problemi a poterlo testare. Ma detto questo punto negativo, passiamo invece alle cose veramente interessanti che sono le sue caratteristiche tecniche, le sue specifiche. Prima di tutto, primo smartwatch a essere equipaggiato con il Qualcomm Snapdragon W5 Plus, quindi ultima generazione di processori per dispositivi wearable. Ricarica veloce, quindi 30 minuti per raggiungere circa il 65% della ricarica, e batteria da ben 628 mAh, che dovrebbe garantire una buonissima autonomia. Si parla infatti circa di 80 ore, che sono più di 3 giorni. Speriamo che sia effettivamente così. Purtroppo i dispositivi con Wear OS come sistema operativo soffrono sempre un po' di batteria che non dura tantissimo. Impermeabile fino a 50 metri e certificato military grade US 1810
10H, quindi praticamente dovrebbe essere un telefono indistruttibile. Vetro anteriore Gorilla Corning Glass 5, il display è sempre di tipo doppio, che quindi ci permette, una volta che la carica raggiunge un minimo, di switchare su uno schermo LCD vecchio stile che ci darà le informazioni base. Lo stesso display ovviamente viene utilizzato anche durante l'utilizzo quotidiano come schermo always on per andare a leggere l'ora in qualsiasi momento e risparmiare comunque batteria. Orologetto che sulla carta promette veramente bene. Adesso vado ad accoppiarlo al Cubot P80. La prima cosa che mi chiede ovviamente è l'inserimento della lingua. Andiamo a scegliere l'italiano e sul telefono, già solo sbloccandolo, lui ha rilevato il TicWatch Pro 5 e mi chiede di configurarlo. Sono riuscito per sbaglio a far partire quella schermata che non riesco a far tornare, ma credo che fosse di Mobvoi Health. Mobvoi Health è la nuova applicazione di Mobvoi che permette di configurare l'orologio senza passare da Wear OS. Proviamo ad aggiungere il nuovo dispositivo. Accettiamo un po' di roba. Vedete che ha trovato il TicWatch Pro 5. Abbinare con il tuo dispositivo, mi chiede il solito codice. Il telefono sta raccogliendo le informazioni, connessione riuscita. Copia l'account Google sull'orologio, continuiamo. Acquisizione info, confermiamo l'accesso su Google, vado a impostare una sequenza, inserisco un simbolo semplicissimo tanto per far la prova. Ed ecco che siamo già all'installazione delle applicazioni, alla scelta delle applicazioni. Configurazione completata, ci abbiamo impiegato poco più di 5 minuti. E combinazione, ho finito la configurazione a 00:00. Questa che vedete, spero che si riesca a leggere, è la schermata con l'ora digitale, col quadrante LCD, come già avevamo su quasi tutti i modelli precedenti. Dopodiché, sbloccandolo, abbiamo il display LCD, quello a colori, il display OLED, all'interno del quale ci possiamo muovere con le gesture verso destra e verso sinistra per passare alle varie schede. Dopodiché, scorrendo verso il basso, abbiamo tutte le impostazioni, che sono veramente moltissime, e verso il basso entriamo nelle notifiche. La cosa più interessante per quanto riguarda l'interfaccia è appunto la corona che ci permette di muoverci all'interno delle opzioni sia di questo display sia del display LCD. Vedete che vado a scorrere tra battito cardiaco, calorie bruciate e qualcosa di relativo all'acqua che in questo momento non conosco. La coroncina, andandola a ruotare, ha anche un feedback aptico che ci permette di capire quanto stiamo ruotando ed è veramente molto piacevole all'utilizzo. È il primo TicWatch che utilizza una tecnologia di questo tipo. Molto piacevole, molto interessante, ma soprattutto molto comoda, perché al fine pratico andare a muovere questa rotellina risulta molto più comodo a volte che andare a toccare il touch, anche perché può essere utilizzata in modo molto comodo quando siamo per esempio con le dita bagnate. Vado adesso a mettermelo al polso. Dimensione che a me piace tantissimo, specialmente sulla mia manona. Gomma del cinturino come sempre molto piacevole al tatto e quindi anche comodo da indossare. Come vedete, ricchissimo di watch faces, quindi un sacco di schermate differenti tra cui scegliere e in più la possibilità come sempre di aggiungerne delle altre. Lasciamone una completamente a caso, andiamo a indossarlo e parliamo un attimino di quelli che sono i sensori. Infatti abbiamo nella parte inferiore, come abbiamo visto, tutta la sensoristica per i battiti e tramite l'applicazione Tic Battito, Tic Pulse tradotto, c'è la possibilità di andare a impostare il monitoraggio 24 ore su 24. Oltre alla frequenza cardiaca c'è poi la possibilità di andare a monitorare anche l'ossigenazione del sangue, come era già presente anche sul modello precedente. Tic ossigeno, facciamo la prova, mi chiede ovviamente di tenere il polso stabile e lui andrà a fare la sua misurazione. Come vi dicevo, tutte le misurazioni possono essere effettuate singolarmente oppure andare a monitorare la nostra situazione 24 ore su 24. Ed ecco che ha fatto la misurazione. Le registrazioni di oggi, in questo momento per esempio l'ossigenazione è impostata per fare una misurazione ogni ora, scendendo possiamo andare a scegliere eventualmente ogni 30 minuti o il monitoraggio addirittura in tempo reale, che ovviamente andrà a segare di brutto la durata della batteria. Stessa cosa anche per il battito cardiaco, che ovviamente può essere attivato per andare a fare il monitoraggio 24 ore su 24. In questo caso verrà scelta però il monitoraggio comune, che andrà a misurare i battiti ogni 10 minuti, oppure il monitoraggio in tempo reale, che va a monitorare i battiti praticamente in
in continuo, una volta ogni secondo. Anche in questo caso ovviamente la batteria ne risentirà. Altra cosa molto interessante, la modalità essenziale. La modalità essenziale è quella che in caso di batteria bassa andava sui modelli precedenti a switchare per andare a utilizzare soltanto il display secondario, diciamo quello a basso consumo. In questo caso la modalità essenziale è stata potenziata in quanto abbiamo questa modalità essenziale smart che ci permette di risparmiare la batteria ma senza andare a perdere le funzioni essenziali, quali il monitoraggio dei passi, il monitoraggio della frequenza cardiaca e il monitoraggio del sonno, per esempio. Quindi l'orologio con questa modalità essenziale smart andrà a mettersi in, chiamiamolo, risparmio energetico nel momento in cui noi saremo a dormire o nel momento in cui avremo posato l'orologio, per esempio, sul comodino per più di 30 minuti. Questo ci permette di avere un'autonomia leggermente più lunga, come dicevamo prima, quindi più di 3 giorni di utilizzo. Un'altra funzione per quanto riguarda i monitoraggi è la One Tap Measurement, con la quale con un semplice tocco vedete che va a fare la misurazione contemporanea di frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, frequenza respiratoria e pressione. Pressione, probabilmente una traduzione malfatta, è intesa come stress. In 90 secondi andrà a fare queste 4 misurazioni e vedete che in un minuto circa è riuscito a fare la misurazione di tutti i miei dati. Trovo strano l'ossigenazione bassa, andrò dal dottore. Scherzi a parte, a vedere così si tratta veramente di un ottimo prodotto. Adesso lo proverò qualche giorno utilizzando il muletto, il P80 di cui vi dicevo, e se volete qualche informazione aggiuntiva, qualcosa che non abbiamo visto in questo breve anteprima del prodotto, chiedetemelo nei commenti e andrò a darvi un feedback diretto di come si sta comportando questo TicWatch Pro 5, che per adesso mi piace veramente tantissimo. Ultima feature di cui vi voglio accennare è l'utilizzo facendo attività sportiva. Per questo tipo di utilizzo abbiamo questa funzione aggiuntiva che non avevamo nei modelli precedenti, che è la colorazione del display, anche in modalità essenziale, in base al battito del nostro cuore. E questo ci permette di monitorare la fascia cardio in cui ci troviamo in un determinato momento con un semplice colpo d'occhio. Quindi passerà dal verde, che è lo stato praticamente a riposo, al rosso, che è quello che invece mi segnala una condizione pericolosa o comunque di battiti troppo alti. Funzione molto interessante perché ci permette, senza andare a toccare l'orologio, solamente girando il polso, di capire come sta andando il nostro allenamento. Andiamo adesso a ricapitolare le caratteristiche tecniche e a trarre un minimo di conclusioni finali, anche se non ho ancora avuto modo di provarlo come si deve. TicWatch Pro 5, smartwatch con sistema operativo Wear OS 3.5. Primo orologio a montare la piattaforma Snapdragon W5 Plus e equipaggiato con ben 2 GB di RAM e 32 GB di archiviazione. Il solito display a doppio strato, OLED colorato nella parte sopra e cristalli liquidi nella parte superiore per il risparmio energetico. Tutte le operazioni eseguibili con il display touch, ovviamente, il pulsante di funzione e questa corona girevole che ci permette di muoverci attraverso le funzioni semplicemente ruotandola, con tra l'altro feedback aptico che dà un'ottima sensazione di quello che stiamo effettivamente facendo ruotandola. Per quanto riguarda la connettività abbiamo Bluetooth 5.2, Wi-Fi, GPS, GLONASS, Galileo e chi più ne ha più ne metta, pagamenti NFC e, non li avevo menzionati, microfono e altoparlante integrato. In più bussola e questa volta anche il barometro, quindi potremo avere un ottimo riferimento anche per quanto riguarda eventuali dislivelli in caso di escursioni in montagna, per esempio. Impermeabile fino a 50 metri e certificazione Military Grade 810H. Autonomia di circa 80 ore fino addirittura a 45 giorni se lasciato in modalità essenziale. Ovviamente secondo me non ha tanto senso utilizzarla in questo modo se non quando sta per finire la batteria. Per quanto riguarda i sensori, monitoraggio di qualsiasi cosa, battito cardiaco, ossigenazione del sonno, tutte le varie combinazioni che si possono fare con questi sensori, quindi anche per esempio la frequenza respiratoria, e l'introduzione del VO2 Max per quanto riguarda l'attività sportiva. Bellissima novità il fatto di poter monitorare 24 ore su 24 sia il cuore che l'ossigenazione del sangue. È molto utile anche la possibilità di andare a fare una misurazione complessiva di tutto quello che può essere misurato, quindi battiti, ossigenazione, frequenza respiratoria, stato della salute, con soltanto un click. Ultima cosa che manca e che sicuramente vorrete sapere, il prezzo. Si parla di 359 euro, quindi prezzo allineato
alla media degli smartwatch con caratteristiche di questo tipo e soprattutto allineato alla qualità del prodotto. Infatti materiali, assemblaggio e caratteristiche di altissimo livello a un prezzo comunque ancora abbordabile. Adesso sta a voi anche farmi sapere cosa pensate di questo prodotto. Da quel che ho potuto vedere fino adesso molto azzeccato, unica pecca questa non compatibilità con iOS, che probabilmente ne limiterà anche un pochettino il mercato. Peccato per questa cosetta. Per il resto veramente un gioiellino. Se il video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, se vi serve qualche altra informazione, qualcosa che non ho detto in questa recensione perché ho spacchettato il prodotto con voi e non ho ancora potuto utilizzarlo in modo continuativo, non esitate a chiedere nei commenti, cerco di rispondere sempre a tutti. E ultima cosa, come sempre, iscrivetevi al canale per non perdere nemmeno un video e nemmeno una recensione. Anche per oggi da Andrea e da 67 Lab è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ragazzi!